Questo video parla di scandali nell'arte. Si tratta di una lezione integrale di 1 ora e 30 minuti di cui vi fornisco un estratto. Se siete interessati alla lezione integrale, cliccate sul primo link in descrizione. Veniamo a un altro grande artista del Rinascimento, l'artista più raffinato, più elegante del Rinascimento, un artista che muore giovanissimo, perché ha soli 37 anni quando muore Raffaello Sanzio. È l'artista che è definito è il genio del Rinascimento, è un artista di grande eleganza, avrà una grande fama, popolarità, è un artista molto socievole, a differenza per esempio di Michelangelo poi è un artista che vive quasi sempre, no? In solitudine. Invece Raffaello è riconosciuto come uno degli artisti più socievoli, amato, bello, e vi mostro allo stesso tempo uno dei suoi dipinti. Guardate per esempio questa bellissima Madonna con San Giovanni, il Battista e Gesù Bambino e con il cardellino. Ci sono tutti gli elementi di Raffaello, la costruzione piramidale, l'armonia, la bellezza, l'eleganza dei colori, la delicatezza anche dei colori stessi, del paesaggio, vedete che si perde all'orizzonte, il dettaglio anche nelle piante che vedete in primo piano. È una pittura estremamente raffinata. Ma veniamo a questo dipinto. Questo dipinto in realtà sono due dipinti che ritraggono, si ritiene, la stessa donna. È sempre lei, è la Fornarina, o chiamata in quest'altro dipinto la Velata. Questa bellissima donna, vedete che ha questo velo in testa, o quest'altra è la Fornarina. Ma chi è questa donna? Ecco, si dice che in un'antica tradizione vuole che proprio questa donna ritratta da Raffaello si chiamasse Margherita Luti, chiamata la Fornarina. Sapete perché? Perché era la figlia di un fornaio di Trastevere. È la misteriosa amante proprio del pittore, di cui Vasari fa proprio menzione, perché Vasari ci dice apertamente che Raffaello aveva questa amante e ci dice che Raffaello era talmente invaghito di questa giovane donna che trascurava anche lui, un po' come faceva il Lippi, il suo impegno nella decorazione, per esempio nella decorazione della villa di Agostino Chigi, proprio a Trastevere, al punto che il committente si vide costretto a consentire all'artista di frequentare la sua amata purché i lavori procedessero speditamente, purché i lavori continuassero. La stessa cosa esatta che abbiamo visto accadere a Filippo Lippi con Cosimo de' Medici e Piero de' Medici, no? La donna ritratta appunto da Raffaello, che qui vedete, è rappresentata come una moderna Venere. Questa è una Venere, no? È una donna bellissima, una sua musa ispiratrice. Guardate, lei sta tenendo per esempio la mano destra sul petto e poi alla mano, diciamo alla fede, all'anello con la fede, che è un simbolo appunto di un legame, e anche un bracciale, vi invito a vedere anche qui questo bracciale, in cui si legge la firma e il pegno d'amore, perché c'è il nome proprio di Raffaello, il nome proprio del pittore, si firma proprio su questo bracciale. Guardate la posa anche di questa, identica, qui è diciamo più svestita e questa invece è rappresentata la velata, questa donna bellissima, agghindata in una maniera elegante, e vi invito a vedere ora quello che dice Raffaello: tanto ardo che né mari né fiumi potrebbero spegnere quel fuoco, ma ciò non mi spiace perché il mio ardore mi dà una soave voluttà che sempre più ardendo mi consuma. Quanto fu dolce il gioco e la catena delle tue candide braccia strette al mio collo. Si riferisce proprio a questa Fornarina. Sciogliendomi dall'abbraccio io sento una pena mortale. Queste sono parole di Raffaello. Raffaello era proprio cotto, perso per questa donna. È quello che noi si dice a volte sentire le farfalle nello stomaco, no? Oppure il detto avere la testa tra le nuvole, quando uno si innamora e non riesce più a capire nulla. Queste sono parole testuali di Raffaello che cita, e questo nome impresso, vedete, su questo bracciale lo mette proprio a questa sua donna.
la donna che lui amava, e si racconta che la sua passione per le donne proprio lo consumasse a tal punto che gli eccessi amorosi gli abbiano procurato proprio una febbre altissima, ci dice Vasari, e forse è morto proprio per questo. Pensate, questo è quello che ci dice Vasari. Vi invito a vedere poi il particolare di sopra della fornarina, ve l'ho fatto vedere. Vi invito a vedere il particolare di sotto, no? Dove qui c'è l'ombelico coperto dei veli, e qui trovate la mano che si appoggia sulle gambe a coprire. È interessante che questo nome, fornarina, non so se sapete l'origine, deriva dal latino fornix, che era infatti sta a significare una donna di strada che esercitava praticamente la professione di prostituta. Allo stesso tempo, però, questa parola è usata anche per le arcate, fornice, è usata per le arcate, le aperture, vedete, dell'arco. Questo per esempio è l'arco di Tito a Roma. E conserva ancora oggi questa radice, perché se voi pensate al verbo fornicare, si utilizza proprio per indicare la professione di prostituta ancora oggi, no? Oppure è sempre l'apertura di un arco nei monumenti pubblici, si chiama fornice ancora oggi, no? Gli amici di Raffaello, compagni di Raffaello, Giovanni da Udine, che fa questi festoni di fiori e frutta nella villa La Farnesina, con le storie dove ci sono di amore e psiche. Ecco, vi invito a vedere l'allusione anche a questi frutti che rimandano anche a allusioni sessuali. Non ve le mostro in dettaglio chissà come, ma qui basta poco per capire che qui c'è una zucca con un fico, e quindi capite subito l'allusione stretta, diciamo, anche al rapporto sessuale. E veniamo, visto che siamo a parlare di scandali veri e propri, a uno degli scandali più clamorosi.